Dove vai, Marti? Dopo vieni qui che commentiamo un disegno, Commentare i disegni dei fan. Già, qui ho un sacco di disegni che mi avete mandato su Instagram taggandomi con l'hashtag RicioDHTT e andrò a vederli. Ma prima di tutto ci tengo a mettere le mani avanti. Se avete fatto dei disegni che in realtà non sono vostri, che avete ricopiato, che avete ricalcato, io non c'entro nulla. Mi è bastata già quella prima volta in cui qualche tizia dalla Germania mi ha detto che avevo ridisegnato il disegno di un fan, ma quello là in realtà era il suo personaggio e mi ha fatto contattare dai suoi avvocati. Basta. Certo, Io bel non ne modo so per niente. pararti il culo. Senti, sono i vostri disegni, che ci posso fare? Vabbè, iniziamo. Sono al 21% di batteria. Sfida interna a questo video: commentare tutti i vostri disegni prima che si scarichi l'iPad. Primo disegno che andiamo a vedere è quello di Itorinue ed è un disegno molto molto bello. Mi piace tantissimo il soggetto così malinconico e triste. Mi affascinano i sentimenti negativi. Sarà per questo che piango ogni sera. Ma a parte questo, mi piace moltissimo l'uso delle luci per creare questa atmosfera. Forse l'unica cosa che cambierei è rendere queste luci un pelo più realistiche. Vedo che qui c'è tutte queste linee qui, delle parti in ombra, che vanno a delineare quindi una forte luce che è fuori dall'immagine, più o meno qui, e che arriva con questi raggi e quindi creando tutte queste ombrine perpendicolari che sono molto molto sceniche, però appiattiscono un po' l'immagine. Guarda, prendi il tuo disegno, lo stravolge e poi lo spaccia per suo, tipico No, di Rick. non funziona proprio così. Pensate che il ladro di cuori sia suo? Ma da quel che mi ricordo sì. No, in realtà è Hollow Knight, da quel che mi Cioè, vedi? Quindi in generale, diciamo, lavorare un pelo di più sulle luci e le ombre e di conseguenza quindi dare un pelo più di corpo. È un po' difficile da spiegare e da fare velocemente, ma oh mio Dio, siamo al 14%, andiamo avanti. Questo disegno mi piace veramente tantissimo, il disegno di Artexo. Era il disegno di Artexo, No. adesso diventa tu. No, non diventa mio. Mi piace moltissimo i colori, appunto, come sono stati renderizzati tutti quanti i capelli e i riflessi. Danno proprio l'idea del riccio. Vabbè, questo nasino è molto classico, forse anche un po' troppo classico. Sarebbe bello vedere un nasino un pochino più particolare. Ma una cosa che mi piace è anche questa piccola texture che è stata inserita qui per dare quest'idea di pelle e lentiggini che dà molto corpo al disegno, insieme anche a questa trama un po' tipo canvas che è stata aggiunta qui per dare l'idea della stoffa. Ovviamente non è una stoffa molto realistica, è una trama un po' piatta, ma forse anche per questo dà quell'effetto un po' stiloso. Però un piccolo suggerimento: attenzione, perché si vede tantissimo che è stato utilizzato l'effetto simmetria, che è il nostro amico ma potrebbe essere anche il nostro acerrimo nemico. Infatti se andiamo qui a guida disegno, modifica guida disegno, simmetria, vediamo subito che tutto quanto è perfettamente simmetrico ed è anche per questo che è un disegno che dà particolare soddisfazione agli occhi da guardare. Ma ci sono alcuni piccoli problemini che però, nel caso se deve essere utilizzata come tecnica, devono essere necessariamente risolti, come per esempio il riflesso. Se uno va a mettere un riflesso negli occhi, per esempio qui, ecco qui che l'altro riflesso è speculare. È un po' strano perché è come se ci fosse una luce proprio qui, mentre spesso le luci vengono da una direzione o da un'altra, quindi non sono proprio simmetriche come tutta quanta la nostra scena. Magari uno posiziona una luce da questa parte, quindi questa parte è più illuminata e di conseguenza anche questo effetto sbiluccichio degli occhi non sarà simmetrico ma sarà sulla parte destra dell'iride. E allo stesso modo anche la luce che prende il naso o che prende parte della bocca o che prende questa parte del viso. Quindi mi raccomando, usate lo strumento simmetria magari per fare la base del disegno, ma quando andate a colorare rendete un pochino più... Lo sta per dire. Rendete un pochino più accattivante il vostro disegno, posizionando le luci un po' dove capita. Andiamo avanti. Quanto abbiamo mangiato? 12%. Non ce la faremo mai. Disegno di Annika Frost. Ma è Frost perché tutta la temperatura è tutta azzurra, se no sarebbe Annika Hot. Quanto sei simpatico, Kama. E in questo caso comunque mi piace moltissimo questo suo stile con questi occhi molto grandi e pucciosi e questo nasino così stilizzato. Mi ricordano i disegni. Cavolo, qual è quel cartone? Col bosco. Se io faccio così. Bambi? No. Pinocchio? Stai zitto. Fatemelo sapere nei commenti se vi ricorda qualcosa. E l'altra cosa che mi piace è il tratto che va anche un po' in contrasto con questa pucciosità, perché spesso disegni con gli occhi grandi e carini hanno un tratto che è molto spesso così, capito, per enfatizzare un po' questa pucciosità, e invece è un tratto che è poco modulato, è molto sottile, è molto dettagliato anche qui su queste parti qui del vestito, della sciarpa, e quindi non so, questa cosa qui è una cosa positiva? È una cosa negativa? L'importante è prenderne consapevolezza, perché nel momento in cui facciamo delle scelte consapevoli, allora sappiamo se sono le scelte che vogliamo intraprendere o se vogliamo pian piano provare qualcosa di diverso. È negativa comunque per... Come è negativa? È così, è negativa. Però come fa a essere negativo questo gattino? È bellissimo. Mi ricorda il gatto di Kiss Me Licia. E che?
Sì, che mi ricordo che Smilicia, quello col tizio Mirko, così sì, di tutti Biagi. mi scambiavano per lui quando avevo il ciuffetto biondo. Andiamo a vedere il prossimo disegno perché qui siamo all'11%. Qua viene macinata come non so che cosa l'energia. Prossimo disegno di Crafty Yappa. Allora, questo disegno mi piace perché è molto espressivo, è molto simpatico. Questi occhi così grandi, anche stilizzati. Risparmio energetico. Mi ricorda i miei primi disegni quando per disegnare qualcuno arrabbiato mi ritrovavo a fare le facce tipo così. E non so da quale anime l'avrò preso. Un piccolo suggerimento che però do è sulla naturalezza della posa. Per esempio in questo caso una cosa che noto, a parte vabbè evidenti sproporzioni, perché comunque questo braccio è molto lungo e anche questo braccio è molto lungo e il corpo è molto allungato, però comunque alla fine sono sproporzioni che per un personaggio molto stilizzato potrebbero anche starci. L'importante, come dicevo prima, è essere consapevoli. Crafty Yappa, ne sei consapevole, sì? Sì, me l'ha detto prima. Te l'ha detto? Ok. A parte questo, uno però dei suggerimenti che do, nel caso in cui avete in mente una scena, avete in mente un personaggio che sta reagendo in qualche modo, come in questo caso, di trovare la posa più naturale per esprimere le sensazioni del vostro personaggio, anche perché chi guarda il disegno non sa che cosa stavate cercando di esprimere. Soprattutto le mani sono molto espressive, quindi bisogna fare molta attenzione a come vengono posizionate. E un piccolo suggerimento è quello di immedesimarvi nel vostro personaggio e prima di andare a disegnarlo, mettervi proprio nella posizione che volete disegnare. In quale caso vi trovate in una posizione così? Non lo so. La posizione più naturale, mettiamo il peso su questa gamba, vediamo che per bilanciare ci reggiamo così, vediamo che facciamo così e magari questa potrebbe essere la posizione più adatta. La mano aperta verso di lui, la faccia un pochino così verso l'alto, capito? Tipo di E in questa maniera abbiamo modo di poter capire meglio in che modo realizzare il nostro personaggio. Magari potete farvi anche una foto per poterla utilizzare come reference. Per il resto però mi piace tantissimo lo stile, è molto carino. Riprendilo, sta rovinando il video, dove stai andando? Sta andando a montare questo video. Prossimo disegno. Cioè questo è bellissimo. E cos'è? Non lo so. Il disegno di Chicken Sut. Questo disegno è molto macabro. Una persona qui che sta in un bosco, ma gli alberi hanno tanti occhi e dietro a tutti quanti gli alberi in mezzo al bosco c'è un enorme occhio. Allora anche qui metto le mani avanti. È farina del sacco di Chicken ST? Io voglio sperare e credere di sì. Nel caso se non lo è, Chiudete un occhio. non prendetevela con me. Ma a parte questo, è un disegno veramente dal concept molto bello. Spesso già partire da una bella idea aiuta tantissimo la nostra illustrazione. Nel momento in cui la descrivete, la rendete anche più vivida nella vostra mente, o comunque vedete come a parole renderla interessante, allora prendete anche più consapevolezza di quello che volete andare a mettere all'interno del vostro foglio digitale. Quindi già pensare a una foresta con degli alberi pieni di occhi e un enorme occhio nella foresta che ti guarda è un'immagine molto bella. Oh, Snake, bello, mi piace tantissimo il disegno di Drpdrart. L'ho preso perché mi piace soprattutto questo pattern così a puntini che ricorda appunto quello dei fumetti, che appiattisce l'illustrazione. E se uno pensa ad appiattire l'illustrazione pensa è una cosa negativa, e invece non è detto, soprattutto quando si tratta di una scelta consapevole, come ho già detto. Queste sono quelle scelte di stile che fanno sì che il vostro disegno possa essere riconoscibile in mezzo a tanti altri. Io mi rendo conto che nel momento in cui sono andato a vedere tanti disegni, riconoscevo subito i disegni di Drpdrart. E quindi in questo caso c'è questo tratto un po' sporco, un po' istintivo, modulato, eccetera. Queste fonti di luce che vanno a ritagliare la tridimensionalità del personaggio, delle scene, in maniera molto forte, molto netta, è proprio un bianco puro questo. E poi c'è questo pattern così a puntini, soltanto nelle zone d'ombra grigie, che appiattiscono e rendono omogenea tutta quanta l'illustrazione, perché sono sia sul soggetto sia sullo sfondo, e rendono questo effetto molto riconoscibile. C'è chi può piacere, c'è chi non può piacere, ma l'importante è esplorare, sperimentare, anche perché non si può mai sapere dove si può nascondere l'ispirazione. Dannazione, se l'hai ricordato. Ora in ogni video lo dirò, non si può mai sapere dove si può nascondere. Andiamo avanti, anche perché qui siamo con 8%. Sbrighiamoci subito. Questo disegno è bellissimo. Elison Chiavetta ha fatto veramente un disegno straordinario. Mi piace tantissimo il soggetto, che mi ricorda molto Alucard di Castlevania, con questi capelli così bianchissimi e lunghissimi. Mi piace molto come sono state posizionate le luci, le ombre. Infatti anche qui questo muscolo è veramente tridimensionale, qui le piccole cosce,
costole, gli addominali, esce tutto quanto molto fuori. Tuttavia, Ellison Chiavetta non si ferma qui. Ha messo anche questo. Questo forte controluce. Ha preso tutto quanto, lo ha scurito e in questa maniera, schierendo il corpo soltanto in queste zone un po' perimetrali per creare questa rim light, ha reso molto più drammatica questa scena. Questo qua è uno dei modi in cui io di solito faccio le illustrazioni. Infatti una cosa che ho notato e mi ha fatto anche molto piacere è vedere così tante persone che mi seguono, che mi taggano in disegni dove riconosco subito queste tecniche e dico cavolo, questa qua ricorda la mia tecnica. E Francesca dice stai creando dei cloni. E questa qua è una cosa che a me fa piacere, però ovviamente prendete tutte queste cose come spunto per sperimentare. Poi se volete andare anche fuori dalla vostra comfort zone, da quello che vedete online, come per esempio il mio canale eccetera, sentitevi libero di farlo. In questo caso mi piace vedere questo effetto. Hai preso la mia tecnica. Dovrò contattare di nuovo il mio legale. Certo. In questo caso che cosa è stato fatto? È stata presa l'illustrazione, scurito, andando a cancellare soltanto alcune zone dove illuminare, tipo così. Ci può stare. Approvo. Quanto stiamo? 6%, ragazzi, tra poco ci dobbiamo lasciare, ci dovremo abbandonare. Finirà il video all'improvviso, non potremo vedere tutti quanti i 150 milioni di disegni. Vediamoli tutti. All My Sweet Candies. Mi piace molto la forza del bianco e nero, inchiostro proprio forte, bello. In questo caso le proporzioni del viso, del corpo e anche il taglio degli occhi danno quest'idea di comic americano. Mi piace anche a livello di composizione, il fatto che ci sia questa luna qui che bilancia un po', perché questo spazio altrimenti sarebbe vuoto. Mi piace molto lo sfondo tutto quanto nero, questa forte luce che illumina gran parte del personaggio e quindi si riconosce abbastanza bene rispetto allo sfondo. Sta succedendo? Lo immaginavo. Quando sono emozionato per un bel disegno, questo capita. Gli unici commenti che voglio fare anche in questo caso sono sulla posa, proprio sulla prospettiva degli arti, perché spesso cadiamo in qualche errore di prospettiva, per cui nonostante noi sappiamo che il braccio deve andare in questa direzione, la nostra mente cerca di processarlo e schiaffarlo così, perché questo è il modo in cui l'abbiamo sempre fatto, no? Perché sappiamo che nel momento in cui un braccio va in questa direzione, abbiamo della prospettiva in gioco e quindi diventa tutto molto più complesso. Era una scelta consapevole. Beh, rivalutiamo anche le nostre scelte, questo è un altro esercizio. Dicevo, c'è il corpo che è ruotato e qui tutto quanto bene, però poi vediamo che questa gamba è posizionata quasi proprio di fronte, perpendicolare a noi, no? E questo rende la posa più naturale, più piatta, come se io dicessi alza una gamba e io faccio così. Vedete, no? Il modo in cui dovrei alzare la gamba è questo ed entra in gioco la prospettiva. Sì, ma è una cosa che tu stai omettendo e che potrebbe avere tranquillamente male all'anca. Il medico gli ha detto non fare movimenti. Il medico? Certo, dovete sempre vedere la lore del vostro personaggio. Poi se tutti i personaggi condividono lo stesso medico e stanno tutti quanti con queste pose, allora forse dovrete rivalutare qualcos'altro. Anche il vostro medico. Una cosa che può aiutare sicuramente è disegnare queste piccole semicirconferenze per capire di quanto l'arto viene nella vostra direzione. Allo stesso modo anche questo braccio è molto lungo perché in realtà dovrebbe andare un pelo in avanti, tipo così, no? Per esempio, se andiamo a disegnare un braccio e facciamo così, è un braccio, vero? sì. Quindi se vogliamo che questa parte qui vada in avanti, ecco qui che entrano in gioco queste curve, no? Questo cilindro, invece di essere così perpendicolare, si sta incurvando. Poi casomai nei prossimi video entriamo un pochino più a fondo a questa faccenda. E poi comunque anche un'altra cosa che mi fa un po' triggerare è che questa luna non è tonda, e essendo che all'interno della nostra composizione è un elemento che ha una certa importanza, è proprio qui da sola, bilancia tutto quanto in questa direzione, quindi il nostro occhio cade su questa luna, non è proprio marginale, di conseguenza forse merita un po' più di attenzione. Magari un'idea potrebbe essere farla più grande, fare in modo che in parte venisse coperta dal nostro personaggio, però poi lì entrano in gioco altre faccende, perché la luna è chiara, il personaggio è chiaro, quindi cosa succede al nostro personaggio. Però sicuramente questa luna qui è un po' tralasciata ed è un peccato. Andiamo avanti, 5%. Quindi prossimo disegno di Tara. Mi piace tantissimo questo stile così morbido, questo tratto molto delicato, guardate, proprio A me piace molto quando si inseriscono le forme geometriche all'interno di un disegno artistico, tipo in questo caso che c'è il triangolo dietro. E infatti questo è proprio l'errore che stavo cercando di introdurre. Ma non è vero. No, vabbè, è molto bello quando si inserisce la geometria, perché la geometria, soprattutto se ben posizionata, va a enfatizzare ancora di più la struttura di una composizione. Ma se andiamo a vedere un qualsiasi altro disegno, stiamo assistendo a delle figure geometriche. Questa parte qui, capito, questo triangolo, poi c'è questa retta che è creata da il nostro personaggio e il suo braccio. Questa parte qui è la parte che occupa il corpo, il cerchio della luna e anche il cerchio del balloon comunque. Quindi questo per dirvi che se posizionate poi delle forme geometriche all'interno dell'illustrazione, tenete sempre in considerazione come viene bilanciata la Pronto? Sai che puoi ottenere uno stipendio
Ciao! Sai che puoi ottenere uno stipendio extra facendo video su YouTube? Ma fare video su YouTube è il mio stipendio principale! Iscrivetevi al canale Banana Pong così potrò avere uno stipendio extra. Vi lascio il link in descrizione. Il mio disegno preferito tuo, proprio per questo motivo di forme geometriche, è Ocean Eyes. Ocean Eyes, aspetta, ce l'ho. E infatti qui ho inserito una forma geometrica. A parte che mi piacciono un sacco le luci e i colori che hai usato. Grazie, ora però non leccarmi troppo. Lo stipendio già ce l'hai. Volevo quello extra. Quello extra. Continua. Qui appunto c'è questo triangolo, però c'è anche questa forma che si va a delineare con questo amo. C'è il personaggio che occupa questa parte qui. Insomma, anche qui inserire una geometria nella composizione ovviamente ha una certa importanza. Dove vai, Marti? Dopo vieni qui che commentiamo un disegno, capito? Ma torniamo a noi. Mio Dio, 3%. Qui questo disegno è molto bello, molto morbido, mi piace un sacco. Mi piace tantissimo anche queste parti un pochino più matitose, delle zone d'ombra, come per esempio nei capelli, qui sotto. Insomma, ha un non so che di tradizionale che mi piace molto, no? E infatti, una delle piccole cose che però mi dispiace un po' è che ci sono due cose che spezzano molto, che sono il triangolo e questa specie di aureola, che sono stati realizzati con degli effetti molto digitali. Fanno magari un po' contrasto con questa carta che ha questi pori, come se fosse carta d'acquerello, e queste zone un pochino tratteggiate sembrano tratteggiate un po' con la matita o con una penna molto molto leggera. Invece questo triangolo è proprio una forma geometrica fatta proprio molto precisa con il lazzo, e invece questo pennello che è stato utilizzato qui, anche questo dà un effetto un pochino digitale, e questo magari va un po' a cozzare con l'armonia tradizionale che si va a creare nel resto del disegno. Però per il resto mi piace molto molto tanto. Bello. È tornata! Marti, vieni qua. Non dire parolacce nei miei video. Speravo l'iPad si scaricasse prima. Ti piace questo disegno? Il disegno di Dirt Art? Un sacco, i colori sono super belli. Poi anche la vegetazione. Cosa non ti piace invece? Forse il fatto che non ci sia un soggetto tanto particolare. Sembra che manchi qualcosa di più di impatto, tipo. Cosa avresti fatto di più di impatto? Sii responsabile delle tue... Artistico nel personaggio, magari perché è un po' semplice. Dici? Quanto devo andare avanti questo? Non lo so. Dai che su, nei prossimi video poi ci sei tu, Ma in che senso? Come in che senso? Abbiamo un contratto, Marti! Guarda, così non funziona, Non potrai mai avere il tuo secondo stipendio così. Va bene, quindi questa qua è la tua considerazione. Beh, la Marti ha dei punti... Puoi andare. Siamo al 2% di batteria, ma poi finisce sul serio il video. Sì. Ah, dicevo, la Marti ha detto che i colori sono molto belli, infatti i colori sono molto belli. Forse l'unica cosa su cui si potrebbe lavorare meglio è la composizione. Ci sono alcuni elementi che vanno a distrarre. La cosa che dobbiamo tenere in considerazione è qual è il focus della nostra illustrazione. Il focus potrebbe essere appunto questo personaggio. Allora, intanto c'è questo ramo che crea profondità perché è più scuro, perché è più vicino e quindi è molto bello, però dobbiamo essere anche consapevoli che questo ramo è un po' in mezzo alle scatole, nel senso che qui c'è quello che il personaggio sta guardando ed è oscurato da questo ramo, però non dà così tanto fastidio, diciamo. Magari vogliamo creare un po' di mistero. L'elemento che invece va a cozzare un po' è quest'altro ramo, va a sovrapporsi in maniera strana col nostro personaggio, andando quindi a coincidere qui con la zona delle gambe. Se non fosse con un colore che si discosta così tanto, potremmo anche pensare che questo personaggio in realtà sia molto piccolo, potrebbe essere anche posato sopra questo ramo, no? È un po' strano. Se si voleva magari inserire un elemento di questo tipo per dare questa tridimensionalità, spesso magari si opta per un cespuglio un pochino più marginale o anche qualche ramo che però fanno sì che lo spazio per il nostro soggetto possa essere salvaguardato, no? E non ci siano elementi che vanno a contrastare. Però, come dicevo prima, una cosa che mi piace appunto è questa piccola leggera texture a pallini che dà questo effetto un po' stiloso. Vediamo? 1%. Allora, quindi, dicevo, questo sono io. Bello, mi piace tantissimo. Grazie. Poi, Luna Artist. Questo disegno mi piace tantissimo perché ovviamente c'è un gattino e poi ci sono tantissime altre cose, insomma, che sono degne di nota, come per esempio l'atmosfera. In un momento finirà questo video. Quindi l'atmosfera di questo disegno mi piace tantissimo, ma soprattutto a rendere molto bene sono tutte queste piccole lucciole. Non sono soltanto un dettaglino di questa immagine, ma diventano una vera e propria fonte luminosa. E nel momento in cui diventano una fonte luminosa diventano molto importanti per la nostra illustrazione. Per esempio, abbiamo modo di poter creare questo piccolo controluce sul nostro gattino e quindi il gattino viene messo particolarmente in risalto, no? Se dovessi dire delle cose che un pochino potrebbero essere migliorate, sono i dettagli sui ciuffi d'erba, perché i ciuffi d'erba messi in questo modo, con questi piccoli dettaglini luminosi, ma magari risaltano un po' troppo all'interno dell'illustrazione. Sono proprio
mentre il fulcro di questa illustrazione è il nostro bellissimo gattino e questa porta molto enigmatica, no? Così in mezzo al vuoto, al nulla. Un altro piccolo dettaglio da portare all'attenzione è la luce. Ora, in questo caso c'è una luce molto ambientale, quindi come se ci fosse una luce molto diffusa che viene così un pochino dall'alto. Però una cosa che invece mi fa un pochino strano è pensare a questa porta. Questa porta è un po' piatta, come se ci fosse una luce abbastanza forte che illumina questo elemento qui, rispetto a come suggeriscono invece gli altri elementi, tipo il gatto, le luci, questa parte qui sotto, che sono molto più illuminate ambientalmente. Forse la porta si stacca un po' troppo, cioè c'è quest'ombra qui che suggerisce che c'è, essendo così molto netta, una luce forte che illumina tutta quest'area qua. Forse invece io avrei creato una vignettatura un pochino più prominente, avrei illuminato un pochino di più questa zona qua e quindi questa porta magari l'avrei un pochino scurita qui per rendere il gatto e questa parte qui della porta con il nome un po' più centrale all'interno dell'illustrazione. Però non è un vero e proprio errore, solo i ciuffetti d'erba rischiano di distrarci. Quanto stiamo? 1%. Disegno di Yoko24 YouTube ciao Official. Questo disegno mi piace tantissimo, lo stile così carico, sembra molto depresso e questo mi rende molto felice. A livello stilistico veramente mantieni questa linea qui perché è veramente molto forte. Magari sperimenterei un pochino di più sul tipo di pennello, perché questo pennello è molto digitale ma con un effetto che vuole simulare il tradizionale, quindi è un po' finto e questo è un po' un peccato perché non è né carne né pesce, diciamo, no? Quindi scegli bene con cura i tuoi pennelli, le tue texture e mi raccomando fai altre sperimentazioni continuando a mantenere questo effetto così stiloso che si traduce in queste forme geometriche così sugli occhi, questi colori tipo il blu della pelle che è molto naturale ma è molto bello e quindi anche questo viso così allungato.